Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete visto dalle prime immagini, abbiamo qui una Citroen C3 1282 cavalli. Cosa andremo a fare? Andremo a fare un piccolo tagliandino, quindi olio, filtro dell'olio, filtro clima e andremo a controllargli anche il filtro dell'aria. Vi ricordo prima, ovviamente, se ancora non l'avete fatto, di andare ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina e mettere anche un bel mi piace se questo video vi può essere d'aiuto. Detto questo, vi faccio vedere subito cosa ho acquistato per eseguire il tagliando. Questa volta ho utilizzato come marca la Mahle, quindi sia per quanto riguarda il filtro dell'olio che per il filtro antipolline o filtro clima. Mentre per quanto riguarda l'olio ho acquistato questo, il Castrol Magnatec Start and Stop 0W30 C2, la specifica, che la ritroviamo anche dietro, quindi è un SAE 0W30 Acea C2. Bene ragazzi, adesso che avete visto il materiale, possiamo subito procedere con tutta l'operazione. Andiamo! Prima di iniziare andiamo a vedere i punti per sollevare l'auto. Anteriormente lo si trova qui sotto. Eccolo qui, come potete vedere. Mentre posteriormente lo si trova qui. Eccolo qua. Adesso io andrò a sollevare il veicolo. Per questioni di spazio mi sono puntato con il crick in questo modo, alzando una parte, e poi con il cavalletto mi sono puntato lì, quindi non avrò problemi per quanto riguarda la sicurezza. Adesso che siamo riusciti ad alzare il veicolo in sicurezza, il tappo dell'olio è posizionato qui, mentre il filtro nella parte più avanti. Per andarlo a togliere andremo a utilizzare la esagonale da 8. Mi vado a mettere i guanti e procediamo. Mollo leggermente, piano, ecco così, tolgo subito il cricchetto e metto la bacinella. Ecco qui, lasciamo che l'olio si vada a scolare. Ho chiuso momentaneamente il tappo di scolo per spostare la bacinella per andare a togliere il filtro dell'olio. Ho preso la mia chiave a fascetta stringo ed andiamo ad aprirlo. Fortunatamente è stritto piano, ottimo. Eccolo qua. Ora potremo toglierlo direttamente a mano, quindi mettiamo sotto la bacinella e via a mano. Eccolo qua.
Ok ragazzi, ora che ho tolto il filtro e dato una ripulita, vado a togliere nuovamente il tappo e a fare scolare tutto. Io andrò ad abbassare il veicolo per far defluire completamente tutto l'olio. Intanto noi andiamo a fare la sostituzione del filtro antipolline ed andiamo a vedere come è messo il filtro dell'aria. Andiamo a sostituire i filtri antipolline, sì, perché sono due. Per farlo dobbiamo andare a togliere questa piccola griglia di plastica. Premiamo in questo modo, solleviamo e verrà via facilmente. La mettiamo in parte e da qui, come vedete, si ha accesso ai filtri antipolline. Per toglierli semplicemente basterà tirare in questo modo, 1 e 2. Abbassiamo lo sportellino e basterà sfilare via i filtri in questo modo. Uno, l'altro prima lo si sfila di lato, così, e lo si tira fuori. Prendiamo i filtri nuovi e iniziamo con il più piccolino, quindi freccia rivolta verso il basso e lo andiamo a inserire. Prima in avanti e poi di lato. Eccolo lì, perfetto. Adesso prendiamo l'altro, sempre freccia rivolta verso il basso e lo andiamo a inserire così. Premiamo 1 e 2. Prendiamo la plastica di rivestimento e via. E il gioco è fatto. Una volta sostituiti i filtri antipolline, passiamo al filtro dell'aria che si trova qui. Questa è la cassa filtro. È trattenuto da 6 viti a croce, una a 7 e una a 10. Per fare tutta l'operazione utilizzerò questo, un cricchetto a batterie. Se volete vederlo in una prossima recensione, mi raccomando, scrivetemelo giù nei commenti. Detto questo, iniziamo con tutta l'operazione. Vado a prendere l'inserto e inizio. Adesso prendiamo la 10. Togliamola e la mettiamo in parte e prendiamo la 7. Mettiamo in parte il cricchetto e adesso basterà premere qui la linguetta gialla e sfilare via questo tubicino. Fatto questo, tiriamo in parte il tutto. Eccolo qua. Dovrebbe venire via, eccola qua, la parte più alta della cassa filtro. E qui troviamo il filtro dell'aria che si trova anche in buone condizioni. Gli andrò a dare una soffiata e vado a rimetterlo su. Soffiato il filtro, vado a rimetterlo nella sua sede, quindi in questo modo. Ok, mi accerto che sia messo bene e vado a rimettere la parte superiore della cassa filtro, il coperchio. Così vado a imboccare qui e blocchiamo il tutto. Vado a rimettere su la 10 e a richiudere la fascetta da 7. Perfetto. 10. Vado a richiudere le 6 viti del filtro, quindi prolunga e andiamo a chiudere.
Ok, è andata. Bene, andiamo a riposizionare il tubicino, basterà solo premerlo così, in questo modo, e direi che abbiamo fatto anche il filtro. Adesso che abbiamo ritirato sull'auto e abbiamo fatto scolare tutto, vado a rimettere sul tappo. Ovviamente io sono andato a togliere la guarnizione vecchia, questa qui che è a pressione, viene schiacciata, e vado a mettere su la guarnizione nuova. Vado a metterla in questo modo ed andiamo a chiudere. Prendiamo la chiave a cricchetto . Ed ecco che ho chiuso il tappo. Perfetto. Chiuso il tappo, mettiamo il filtro. Prima di inserirlo lubrifico la guarnizione in questo modo e lo vado a inserire. Perfetto. Ok, adesso io l'ho stretto a mano, vado a dare un controllo leggero con la chiave e siamo a posto. Una volta chiuso tutto, abbassiamo l'auto e andiamo a fare il riempimento. Ora andremo ad inserire l'olio. In questo motore ce ne vanno 3 litri e 25. Togliamo il tappo ed andiamo con il primo litro. Il secondo l'ho messo, adesso vado a mettere il terzo, poi andremo a controllare, chiuderò il tappo, farò girare il motore ed andrò a controllare il livello, dopodiché andrò a inserire gli altri 200 ml mancanti. Vado a chiudere il tappo, chiudo la stina e vado a far girare il motore. Andiamo a controllare il livello d'olio. Come vedete il livello arriva qui, quindi a 3/4 a stina. Andiamo ad aggiungere la quantità che mancava. E questa volta il livello dell'olio si trova al massimo. Ottimo. Ed eccoci qui ragazzi, siamo ritornati al banco e come vedete anche dietro alle mie spalle alcune cosette sono cambiate. Questo perché purtroppo in fase di editing mi sono accorto che il file finale è andato perso e quindi lo sto rifacendo adesso. Con l'occasione ragazzi ci tengo a ribadire una cosa molto importante che ho detto in qualche video, quella di un corretto smaltimento dei ricambi e dei liquidi. Quindi quando andate a eseguire un tagliando o sostituire dei pezzi di ricambio, mi raccomando, portateli poi all'ecocentro più vicino a casa vostra. Terminato il tagliando, sono andato a dare un controllo generale come è mio solito fare. Sono andato a ripristinare la pressione delle gomme, sono andato a controllare le pastiglie dei freni e i dischi, lo spessore ovviamente, a controllare i livelli, quindi il livello dell'olio dei freni, il livello del liquido dei tergicristalli e anche il liquido refrigerante. Fatto questo, giro di prova e ho consegnato la macchina. Prima di salutarci ragazzi,
io come sempre vi invito, se volete, a lasciare un messaggio e con la vostra esperienza. Quindi se la trovate una cosa facile o difficile e se avete fatto qualche tipo di tagliando in particolare. E se volete potete andare anche a visitare le mie pagine Facebook ed Instagram. Ovviamente il nome è lo stesso, La Meccanica. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto e ovviamente noi ci si vede a un altro nuovo video. Ciao! Ah, dimenticavo, mi raccomando iscrivetevi e anche un bel like e attivate la campanella. Ciao!